Occhio di lince, ciao, mi chiamo Edo Thomas, sono insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Andiamo alla lezione! Allora, mi metto nella posizione proprio di relax, completo relax e cerco di osservare, per cui non cambiare il mio tipo, comunque la mia respirazione, e cercare di verificare dov'è la mia respirazione, se è più in alto verso il torace o è più verso il basso. Se invece è più in alto, allora sì, metto la mano sinistra sul torace e la mano destra sotto l'ombelico e cambio la respirazione. Quindi cerco di portare il mio respiro a livello addominale e di non muovere assolutamente il torace. Per cui gestisco io il respiro. Se altrimenti il mio respiro è già sulla parte quindi inferiore del tronco, resto nella posizione per circa 1-2 minuti, una decina di respiri, senza modificarlo. Se invece è in sopra, cioè in su, allora modifico, porto una respirazione inferiore, non respiro sulla parte quindi in alto toracica e resto lì circa anche 10 respiri. Dopodiché toglierò proprio le mani e cercherò di osservare se il mio respiro, quindi naturale, è sulla parte più in bassa rispetto a una respirazione toracica. Resto lì, nella posizione, chiudo gli occhi . Bene, ancora 3 o 4 respiri. Di intanto in tanto anche un respiro più profondo. Invece quelli che hanno già un respiro in basso, non cambiare, cioè non cambiare proprio la respirazione, lascia proprio che sia in quella zona, quindi in basso. Bene, piano piano apro gli occhi, fletto la gamba destra, fletto la gamba sinistra. E stendo le gambe in alto. Viparita Karani. Cerco di appoggiare completamente l'osso sacro. Se tu non riesci a stendere completamente le gambe e tenere i piedi a martello e il mento parallelo a terra, fletti leggermente le gambe e vedi fino a che punto riesci a spingere l'osso sacro a terra e spingere i piedi verso il soffitto.
apro bene le spalle e cerco di aprire anche il petto. Allora, le gambe larghe come il materassino, vengo un attimino più dietro, mani alle ginocchia, spingo verso il basso, tendo la colonna verso l'alto. Dandasana. Se ce la fai, premi bene la parte posteriore delle ginocchia a terra senza alzare i talloni, quindi il giusto. Non cedere con il bacino in questa posizione, quindi di fare una retroversione, cerco di tenerlo sempre l'ombelico lontano del pube, la colonna, proprio la testa che va verso l'alto. Se non ce la fai, fletti le gambe. Okay? Dandasana. La posizione del bastone, la colonna come un bastone. Allora, mano destra esterna del ginocchio sinistro, dita delle mani a coppa là dietro. Attraverso il pollice sinistro, guarda bene il pollice, spingo in alto, stendo tutto il fianco sinistro e con la mano destra una piccola e leggera spinta. Inspiro, espiro, flat, cammino. Sono 5 respiri, ok? Ogni volta che espiro lascio che la colonna vada e cammino con la mano. Lascio che la colonna vada e cammino. Sempre queste spinte della colonna verso l'alto. Andiamo dall'altra parte. Dita delle mani a coppa là dietro, destra, mano sinistra esterna del ginocchio destro. Inspiro, apro tutto il fianco destro. Il respiro deve essere proprio praticamente solo sull'emitorace destro. Espiro, vado, guardo là dietro, cammino con la mano. 2, 3, 4, espiro, torno in mezzo. Bene, incrocio la gamba destra davanti alla sinistra, prova a tenere il ginocchio sinistro libero. Guarda qua, il tallone destro non è sotto il ginocchio, ok? E soltanto il ginocchio destro è sopra il piede sinistro. In questa maniera io porto il bacino là dietro, scavalco proprio l'addome al pube e giù in basso la fronte. Allora posso portare le braccia avanti, portare le braccia qui, portare le braccia dietro, come preferisci. Vengo su in alto, rimango da 5 a 10 respiri in questa posizione, dita delle mani a coppa, attraverso il pollice io tengo la colonna verso l'alto, quindi non è questo con le spalle vengono in basso e in alto. Extra ruoto le spalle, apro bene il petto.
cambio l'incrocio delle gambe, quindi porto la gamba sinistra davanti alla destra. Aggiusto. Ginocchio adesso deve essere libero, per cui se per caso le ginocchia non cedono verso il basso come lo faccio io, bisognerebbe proprio prendere un cuscino o dei cuscini o magari un qualcosa più elevato come questo del mio camino e lasciare proprio che le ginocchia cedono verso il basso. Ok? Allora, aggiusto, porto le natiche indietro, eccetera, mi metto in centro, inspiro, vengo su, espiro, scavalco e giù la fronte. Su in alto con la testa, bene, appoggio le dita delle mani a copa, quindi o così o in questa maniera con il pollice dietro, ok? Apro bene il torace, apro bene le spalle e do un'estensione, raddrizzo la colonna vertebrale. Ok, molto bene. Allora, mi siedo sopra i taloni, okay. Facciamo un esercizio per sigillare la pratica, un esercizio di respirazione, per cui farò un esercizio che lo chiamo respirazione quadrata. Allora, respirazione quadrata avevo anche già spiegato negli altri video, ti spiego. Quindi l'inspirazione cominciamo con 3 o 4 secondi, proprio l'apnea alla fine dell'inspirazione da 3 a 4, quindi anche secondi, dipende esattamente di quanti secondi ho fatto l'inspirazione, poi l'espirazione di 3 a 4 secondi e una apnea, quindi alla fine dell'espirazione di 3 a 4 secondi. Se io vedo che in questi tempo, in questi secondi, io mi trovo bene, non sono agitato, non mi dà esattamente particolarmente fastidio, aumento a 4 secondi, aumento a 5, a 6, a 7, a 8, non so, a 10 secondi, poi vedo che a 10 secondi comincio, non so, a stringere i denti, a fare delle smorfie o comunque fare delle pressioni troppo forti sulle tempie e mi dà fastidio, allora vuol dire che non è quello, faccio magari non 10 ma faccio 9 secondi e in quel padrone lì che ho trovato il mio equilibrio ripeto 4 volte questo ciclo, ok? Proviamo. Cominciamo con 3 secondi, sempre la testa verso l'alto. Se per caso in questa posizione ti trovi un po' scomodo, magari incrocia le gambe, magari ti siedi sopra uno sgabellino, la sedia, come vuoi, ok? Oppure anche sdraiato per terra. Bene, cominciamo. 3 secondi. Bene, 3 secondi è abbastanza semplice, ok? Cerca di non cambiare assolutamente la posizione della lingua riposata, viso riposato, gli occhi, quindi assolutamente devi essere proprio rilassato per non compromettere esattamente questa respirazione che si chiama respirazione quadrata. Andiamo e partiamo a 4 secondi.
4 secondi per me è esattamente ancora molto semplice. Ricordati sempre di fare quel sibilo attraverso dalla glottale chiusa, che è l'ujjayi, che è quel tipo di respirazione che avevo comunque spiegato nelle altre lezioni, eccetera. Quindi basta andare a vedere e cercare di vedere quali sono le lezioni, perché poi c'è una marea di lezioni, quindi bisogna andare a vedere perché non mi ricordo neanche io, però sarà qualche lezione che c'è scritto la pratica della respirazione sulla playlist. Vai a vedere perché sicuramente è lì. Quindi cercare di chiudere la glotti per fare questo sibilo come se fosse un controllo, come se fosse no, è un controllo del respiro attraverso la glottide. Ok? Passiamo al 5 secondi. Testa, il filo che tira sulla testa in alto e andiamo. Beh, anche 5 è stato anche abbastanza semplice. Per cui andiamo avanti, 6, 7, 8, io so più o meno qual è esattamente il mio tempo, poi dipende anche del giorno, dipende come mi sveglio, non è sempre uguale, per cui è sempre è sempre meglio provare partendo da 3 o 4 e piano piano vedere esattamente fino a dove arrivi. Ok? Mettiamo che sia 9, quindi il mio di solito è un 9-10. Io faccio 9 oggi, quindi vai avanti finché trovi esattamente la tua giusta misura, ok? Mettiamo che sia 9, mettiamo che sia 7, quindi facciamo insieme 4 cicli di quel tempo che abbiamo identificato che sia corretto in questo momento, ok? Io faccio da 9 secondi, 4 volte, via. Seconda. Il terzo. L'ultima.
Bene. Ci vediamo lungo la strada.